E bentornati in collegamento con Simac Tannitech per Visioni, in collaborazione con MPA Style. Abbiamo con noi un ospite del settore conciario. Abbiamo Alberto Panterani, che è amministratore delegato di White Line, che è, come dire, assurta agli onori delle cronache per l'operazione condotta a inizio anno e di fusione con Reptilis, quindi di Sì, fatto esatto. un'acquisizione. Ciao, buongiorno. Ben arrivato Panterani. Partiamo da questa operazione che ha comportato la nascita di un nuovo polo, diciamo, non ancora enorme, però comunque di due realtà che lavorano insieme nel settore conciario. Come è nata questa esigenza? Ma noi conoscevamo Reptilis da tantissimi anni, perché quando iniziamo a lavorare in questo settore iniziamo a lavorare proprio con Reptilis. E vista la situazione societaria di Reptilis, dove c'era un socio che ormai per sopraggiunti limiti di età voleva cedere lo scettro del comando, abbiamo iniziato questa operazione che diventerà poi una fusione delle due aziende l'anno prossimo. Comunque a marzo di quest'anno abbiamo fatto l'acquisizione del pacchetto di controllo di Reptilis SRL, con lo scopo ovviamente poi di unire dal punto di vista tecnologico e del know-how le due realtà, anche perché noi facciamo coccodrilli, alligatori e struzzi, loro fanno struzzi, pitoni e lizard, quindi eravamo concorrenti, ma concorrenti complementari. Certo, tra l'altro il mondo vostro delle pelli esotiche è un mondo, una nicchia ovviamente, però una nicchia in forte movimento, sì, sono state fatte tante operazioni, negli anni, ingressi diretti dei brand. Voi siete ancora indipendenti? Sì, di Al fondi. momento noi siamo indipendenti, non ti nascondo che nel futuro, nell'arco di 2 o 3 anni, ci piacerebbe fare un ulteriore salto di qualità, magari, perché no, con l'ingresso di un fondo Sì, in partecipazione, certo. in partecipazione. Come sta andando il mercato? Per voi è un momento, credo, abbastanza intenso, perché probabilmente i brand che stavano su prodotti un po' meno lusso cercano in questo momento il valore aggiunto dell'esotico, è corretto? Sì, esatto, e anche chi faceva esotico, se non era identificato dal cliente finale come fascia alta, altissima del lusso, sta comunque soffrendo un pochettino. Noi fortunatamente stiamo andando molto bene, perché nel bouquet della nostra clientela ci sono tanti clienti che fanno più uomo che donna, e l'uomo sta andando meglio rispetto alla donna, e soprattutto clienti di fascia altissima. E la fascia altissima, direi che è in trend di crescita positivo. Ed è Mentre corretto? la fascia sempre del lusso, ma medio-alta, è un po' in difficoltà, forse anche perché l'offerta di prodotto è molto importante, quindi Sentendo in questi giorni, ma anche nelle fiere precedenti, gli espositori, fiere precedenti intendo Mica Mipel, gli espositori presenti, è emerso che è un momento interessante per i piccoli marchi, cioè non quelli del mainstream o le grandi realtà, bensì marchi di nicchia che stanno emergendo con produzioni magari un po' più accurate. Voi lo osservate anche voi tra i vostri clienti, o i vostri clienti restano i colossi del lusso, stile no, quelli che guarda, conosciamo? devo dirti che la esperienza nostra, per quanto possa essere piccola, è comunque i colossi del lusso. Restano loro. Parliamo invece di innovazione. Simac Tannitech è la The Innovation Square, la chiamiamo la piazza dell'innovazione. Voi come azienda che investimenti avete fatto dal punto di vista dell'innovazione dei macchinari, dell'alta tecnologia? Beh, abbiamo fatto degli investimenti molto importanti, perché nel 2023-2024 abbiamo fatto un importante investimento per oltre 2 milioni di euro, con i quali abbiamo fatto, sia con la 4.0 e il contributo del Mise, abbiamo rinnovato tutta la zona di concia e di tintura, con un progetto fatto con la Uni, dove abbiamo fatto l'automazione di tutta la distribuzione dei prodotti, e abbiamo rinnovato molti dei bottali, soprattutto quelli dell'area tintura. E poi con Delta Acque abbiamo fatto l'impianto di recupero del pickle,
Quindi noi adesso recuperiamo il pickle, trattiamo tutta l'acqua del pickle e recuperiamo circa l'80% dei bagni che li riutilizziamo. Quindi molto importante dal punto di vista ambientale e delle certificazioni che ormai tutti i brand pretendono ed è giusto avere. E poi abbiamo fatto l'impianto fotovoltaico sul tetto della conceria. Quindi Oggi siete autosufficienti o no, comunque non siamo autosufficienti. comunque siete già avviati verso quella Sì, direzione? assolutamente. Molto bene. E cosa vi aspettate in prospettiva dai vostri fornitori di tecnologia? Ma adesso facciamo un ulteriore step, sempre con Uni, finiamo di sostituire nella parte concia invece i macchinari più vecchi con bottalli nuovi che consumano, facendo tra l'altro la 5.0, quindi ridurremo i consumi per pelle prodotta e con dei bottalli nuovi sempre della Uni. Ormai il sistema di automazione ovviamente è sempre Uni perché si deve agganciare a quello che è già stato fatto nei 2 anni precedenti, e con questo contiamo di poter aumentare la produzione da grezza cast di circa il 30%, e questo ci permetterà anche di integrare tutta la produzione da grezza cast che arriverà da Reptilis nei prossimi anni. Molto bene, ultima domanda. Un imprenditore per definizione è ottimista. L'imprenditore pessimista è un imprenditore che sta uscendo Esatto. dal mercato. Al di là dell'ottimismo e del pessimismo, lei come vede il cambiamento nel mondo conciario nei prossimi anni? Cioè, cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare quello che sta succedendo in tutti i settori, cioè anche se è molto difficile nelle realtà italiane, bisogna cercare di creare una polarizzazione e creare delle economie di scala, delle masse critiche più grandi per poter resistere, per poter stare sul mercato. Un po' perché i costi fissi sono comunque in crescita spasmodica, solo le certificazioni, l'innovazione comunque genera dei benefici, ma richiede degli investimenti importanti. E d'altro canto i clienti sono gruppi sempre più grandi, sempre più importanti, grandi sul mercato, e richiedono delle controparti che siano molto strutturate, sia dal punto di vista burocratico che produttivo. E quindi si va necessariamente verso un accorpamento, fusioni, acquisizioni di realtà medio-piccole. Diciamo che nel settore dell'esotico, a mio avviso, la dimensione media dei prossimi 10 anni dovrà essere aziende che fanno almeno un fatturato sui 20 milioni. Grazie mille a Panterani per questa testimonianza. Ci vediamo tra poco con un nuovo ospite. Grazie a te, grazie a voi.